buonasera a tutti gli amici di MRTV e buonasera a Marco Ludovico. Ciao Marco. Buonasera a tutti, buonasera Serena. Allora Marco, questa sera abbiamo deciso di dare seguito ad una puntata che avevamo fatto qualche settimana fa e che avevamo promesso ovviamente di continuare con la trattazione. L'argomento riguarda la nostra paura di tutti i giorni, ovvero non stiamo parlando di fobie vere e proprie, ma di quelle piccole paure che però bloccano la nostra esistenza, il nostro fluire degli eventi. E così, insomma, stasera abbiamo deciso di spiegare un pochino quali sono le emozioni che si scatenano o comunque una parte di quelle che sono le emozioni che si scatenano quando qualcuno ha paura e questa trattazione la prendiamo da uno dei medici, di uno dei medici insomma più accreditati perlomeno insomma nell'ambito cosiddetto olistico, ma che lui non è solo un medico olistico, è ovviamente anche un medico cosiddetto allopatico, quindi di medicina tradizionale. Si tratta di Deepak Chopra, un medico ovviamente molto conosciuto, e diciamo che questi aspetti sono tratti dal suo libro The Shadow Effect, un libro tra l'altro che è stato scritto in collaborazione con Marianne Williamson e con Debbie Ford. La seconda parte invece sarà la descrizione delle varie paure che ne fa un altro ente, stavolta un ente cosiddetto incorporeo, e che si tratta di Cryon. Cryon è l'entità del servizio magnetico che viene considerata diciamo, una delle entità più vicine al creatore, più vicine a Dio. Allora, noi stasera ovviamente non vogliamo star qua a disquisire esiste, non esiste, eccetera, ma vogliamo trattare quelli che sono i messaggi che questi due personaggi, questi due enti ci hanno trasmesso. E allora Marco, se dici, io inizierei ovviamente un po' a riprendere quello che era l'argomento che avevamo lasciato sulla paura l'altra volta, e magari vorrei insomma che magari introducessi tu qualcosina, che poi andiamo a fare la trattazione vera e propria di questa sera. Assolutamente sì, come abbiamo visto l'altra volta è un argomento semi sconfinato, nel senso che ha 1000 possibili declinazioni, 1000 ganci con 1000 aspetti della nostra vita, quindi può essere veramente un argomento infinito se preso declinato in tutti gli aspetti veramente che viviamo tutti i giorni, quindi penso sia importante trattarlo, anche perché come tutti i tabù il primo modo per farlo cadere è parlarne, quindi diciamo che sicuramente male non ci fa, mettiamola così. Marco, mi viene adesso che hai detto parlarne fa cadere il tabù. Come sempre, tu sai che io faccio dei riferimenti alla saga a cui alla saga che mi sta più a cuore in assoluto, ormai. Che è ormai Harry Potter. Ormai, insomma, anche le persone che magari prima non mi conoscevano iniziano a capire quanto mi sta a cuore questa saga. E se ti ricordi proprio, nella saga di Harry Potter si dice che il nome di Voldemort non deve essere pronunciato, ma colui che non deve essere nominato. E poi si dice anche che la paura del nome stesso non fa che incrementare la paura della cosa. Ecco, quindi il parlarne... ricordo anche un altro cattivo che si chiamava proprio l'Innominato, in un altro scritto abbastanza famoso. Lasciamo agli ascoltatori scoprire quale. Non lo conoscono in tanti, era di nicchia, no? Non ha avuto successo. Era molto più vicino a noi, però, diciamo, rispetto alla Rowling, ecco, diciamo questo.
E appunto il nominarlo significa proprio esorcizzarlo, e quindi questo è un aspetto molto interessante che hai portato in luce. Anche perché spesso e volentieri non si vuole parlare perché di una cosa, perché ciò che è diverso è pericoloso, e quindi non ne vogliamo parlare. Poi dobbiamo però stare attenti anche a non andare all'effetto contrario, cioè al parlarne talmente tanto da creare una forma pensiero. Ecco, questo è un altro aspetto ovviamente che bisogna sempre considerare, e quindi sappiamo che l'equilibrio sta nel mezzo. Sappiamo anche che la paura scaturisce da qualcosa di ignoto, e quindi se scaturisce da qualcosa di ignoto vuol dire che come esorcizziamo la paura? Conoscendola. Ecco perché nel momento in cui io, anche ritornando al discorso di prima, parlo di quella cosa, la nomino, inizio a conoscerla. Perché come si dice in alcuni ambienti, una cosa esiste perché c'è un nome che la descrive. Quindi se esiste la posso conoscere. E quindi ecco che andiamo a togliere tutti questi dubbi e queste conoscenze. Allora, andiamo a vedere innanzitutto quali sono le paure considerate più diffuse in questo, perlomeno nel nostro paradigma, nel nostro periodo e nel nostro paradigma. Beh, per esempio, quello di mantenere segreti che possono essere dannosi per noi stessi e per gli altri. E questo significa negare le condizioni attuali, significa celare inganni, significa dimostrare di essere chi non si è. Un altro aspetto è quello dei sensi di colpa o di vergogna. E qua, quando scaturisce questa paura? Scaturisce ovviamente quando noi facciamo errori. Perché? Perché fin da piccoli ci insegnano che non bisogna sbagliare. Ma ricordiamoci sempre che l'errore è l'ottava bassa della scoperta, quindi se io non faccio errori non scopro. Chi è che non fa errori? Chi non fa niente, chi non fa nulla. Altri aspetti sono quelli del giudizio e del lamento, che sono il trovare scuse, che sono modalità per motivare invece la paura. Cioè non faccio questo e faccio dell'altro, oppure proprio sto fermo, proprio perché giudico sbagliata una determinata azione, oppure mi lamento delle azioni degli altri. Ok? Gli altri e noi stessi? Quindi la cosa importante è farla, e fare soprattutto quella cosa che ci fa paura, perché è l'unica modalità, come abbiamo detto prima, per esorcizzarla e quindi conoscere. Altro aspetto è quello di incolpare gli altri, cioè il puntare il dito, che è un po' la conseguenza di quello che ho appena detto. Ma perché voglio incolpare gli altri? Perché così non mi prendo le mie responsabilità. Perché nel momento in cui io delego tutta la responsabilità agli altri, sono autorizzata a lamentarmi. In realtà dovrebbe essere l'esatto contrario: mi prendo le responsabilità, così togliamo giudizio e lamento da questo paradigma. Questo però avviene perché noi tendiamo ad ignorare le nostre debolezze e quindi andiamo a giudicare quelle degli altri, cioè è un po' un effetto specchio: vedo negli altri ciò che non accetto di me. Un altro aspetto che va a alimentare la paura è quello della separazione e dell'individualizzazione di qualsiasi aspetto, perché in questa maniera noi andiamo a creare delle identità distorte, andiamo a isolare, andiamo a porci con un senso di superiorità nei confronti degli altri. E alla fine un altro aspetto molto particolare è quello di lottare contro la paura, che è un'azione che viene fatta spesso, cioè lottare contro ciò che ci fa paura, contro ciò che ci spaventa. In realtà più combatto la paura, più la cresco, più aumento la sua energia e indebolisco me stessa.
Ma tutto questo avviene facendo anche un'altra azione, cioè noi facciamo delle proiezioni in merito a queste paure. E quali sono queste proiezioni? Come ci dice appunto Deepak Chopra. Sono impossibilitato a vedere questa cosa in me e quindi immagino che ce l'hai tu o che ce l'hanno gli altri. Un po' il discorso della legge dello specchio che ho accennato poco fa. Se io rifiuto la rabbia, per esempio, vedo la violenza negli altri. In realtà io non la devo rifiutare la rabbia, la devo trasmutare, perché tutto ciò che rifiuto si alimenta all'esterno di me e alimentandosi all'esterno di me crea una paura interiore. Altri aspetti sono che io sono, per esempio, impossibilitata a provare amore incondizionato e quindi vedo gelosia negli altri. Percepisco le tentazioni come qualcosa che viene innescato dall'esterno invece che dalla mia mancanza di volontà. Altri aspetti che richiamano la proiezione è che io mi convinco che sono perfetta e tu invece no. E questa ovviamente, come ho appena detto, è una convinzione. E allora cosa si cela dietro a tutto questo? Si cela ulteriori proiezioni, cioè che quindi andiamo a fare proiezioni di proiezioni, ovvero un senso di superiorità. So di essere migliore di te e il problema è che tu non te ne accorgi. Un'altra proiezione è quella dell'ingiustizia. Perché? Perché non è giusto che accada a me, perché non me lo merito. Quando in realtà ognuno dovrebbe capire perché è successo a me, ma non un perché sterile, un perché che ci permetta di fare delle azioni diverse. Un'altra proiezione è quella dell'arroganza, cioè io sono la più grande di tutte e quindi la tua presenza mi irrita. È un altro aspetto anche questo interessante, perché spesso e volentieri noi non siamo in grado di star qua ad ascoltare altri che dicono magari cose diverse da noi. Poi abbiamo i cosiddetti atteggiamenti difensivi. Se mi attacchi non ti ascolto. E sull'ascolto ovviamente avremo tantissime cose da dire, ma ovviamente non lo trattiamo oggi. C'è la proiezione della condanna, cioè io non c'entro mai nulla, è sempre colpa tua. Oppure un'altra proiezione è quella dell'idealizzazione del prossimo. Faccio così perché lo fa anche la persona che è il mio idolo e quindi lo imito, quindi lo emulo. C'è un'altra proiezione che è quella del pregiudizio. Pregiudizio è, siccome io ho delle informazioni su quella persona, allora significa che quello che io penso è vero e quindi lo trasmetto anche a te. Quindi stai attento perché quello che ti dico io è la verità. Abbiamo la gelosia, che si traduce in un tipo ho capito bene che tu mi tradisci e che ami qualcun altro, che stai tentando di nascondermelo. E però, guarda caso, tutto questo poi può sfociare anche in cosa? In paranoia. Cioè, sono tutti pronti a fregarmi. E lo vedo sempre tra le righe. Tutto questo però nasconde dei sentimenti ben precisi, ovvero la proiezione di superiorità maschera la sensazione del fallimento, quella dell'ingiustizia, il senso di colpa perché rifiuto la responsabilità, quella dell'arroganza va a coprire l'ignoranza. Un atteggiamento difensivo eccessivo va a nascondere una debolezza. La condanna è nascondere le sentenze che io faccio nei confronti di me stessa. L'idealizzazione invece è un bisogno di attenzione
Il pregiudizio invece cela un senso di inferiorità, la gelosia invece un impulso alla trasgressione al quale uno si reprime e la paranoia cela un'ansia profondamente radicata. Marco, io mi fermo perché ovviamente la mia trattazione è stata alquanto lunga e voglio cedere ovviamente la parola a te. Ma a me è venuto in mente, soprattutto quando parlavi delle lamentele e delle accuse, delle colpe verso l'esterno, quanto avrebbero da lamentarsi storicamente 2 figure come la sfortuna o la malasorte, che dir si voglia, e il diavolo, che tornavano sempre buone, cioè qualsiasi cosa andasse male, paradossalmente tornava più utile il diavolo che non Dio a quel punto. Non lo so, io quello che ho trovato come mio metodo personale è quello di, cercare, perché poi riuscire è ben altro, ma cercare di valutare le cose invece che giudicarle. Quindi avere un rispetto molto grande per ogni ruolo delle parti in gioco, a prescindere da quello che ne possa pensare io di giusto o di sbagliato. Faccio spesso l'esempio del gioco di guardie e ladri di quando si è bambini, e quindi non posso giudicare, male il ladro e bene la guardia, stanno mettendo in atto una scena dove entrambi sono necessari, e quindi a quel punto, nel momento in cui si smette di giudicare, teoricamente si smette di avere anche quella sorta di pregiudizio, quindi un giudizio che viene ancora prima dei fatti, e si riesce magari ad analizzare meglio i fatti, averne meno paura e, volendo, possibilmente riuscire anche a fare una scelta che poi sia quella corretta, quindi, ad avere la quadra di tutto quanto. Grazie Marco. Allora, a questo punto io passo a quella che è la trattazione che fa Crayon per quanto riguarda i tipi di paura, perché comunque sono sempre molto molto attuali. Innanzitutto Crayon ci dice, allora, per correttezza, Crayon è questa entità appunto del servizio magnetico che viene canalizzato da 3 persone a livello mondiale. Uno di questi, Lee Carroll, è il più famoso, ma ricordiamoci anche che abbiamo una persona in Italia che canalizza Crayon e che è Angelo Picco Barillari. Quindi, e come dicevo, sono solo 3 le persone. Il nome della terza persona, chiedo scusa, ma non lo ricordo. Questa di cui voglio riportare alcune situazioni è una canalizzazione fatta da Lee Carroll, e Crayon ci dice che la paura è solo una sfumatura di luce e di amore, cioè è la sfumatura che noi scegliamo, è questione semplicemente di libero arbitrio. Infatti il contrario dell'amore non è l'odio, ma è la paura. Perché? Perché è la vibrazione dell'amore rallentata tantissimo. Ecco perché diventa paura. Crayon ci dice che esiste una cosiddetta paura seme, che è definita anche rivisitazione, e che è la paura di vivere la spiritualità. Per spiritualità, apro e chiudo la parentesi, si intende il percorso che ognuno fa per ritrovare se stesso. Quindi la spiritualità non è legata ad una situazione religiosa, ma è il ritrovare questa connessione col proprio spirito. E quindi qual è questa paura? Il rifiuto di rivivere una situazione dove in vite precedenti, in situazioni precedenti, io sono stata uccisa o torturata perché ero una persona alla ricerca della mia spiritualità, quindi in cammino. E diviene una vera e propria paura dell'illuminazione, una paura della conoscenza, e quindi continuo a vivere nella paura. Poi Crayon fa una differenza tra una paura molto più sviluppata nelle donne e una molto più sviluppata
negli uomini. E nelle donne c'è una paura principalmente dell'abbandono, mentre negli uomini c'è principalmente la paura dell'insuccesso. E questo noi, se vogliamo vederlo nella situazione attuale, vediamo proprio gli uomini che sono più improntati su un discorso lavorativo, quindi il trovare il successo nel lavoro, mentre la donna magari tende a non voler essere abbandonata dal proprio uomo. Ovviamente sto dicendo le cose in maniera molto generica e quindi stiamo prendendo la maggior parte delle esperienze. Poi tutto questo va declinata, come diciamo sempre, individualmente. Un'altra paura molto interessante è la paura di se stessi, che uno dice: com'è possibile questa? In realtà esiste la paura di se stessi, che è la consapevolezza di saper creare una mancanza di luce. E sono tutte quelle persone che hanno paura sempre di sbagliare. Ecco perché anche nel titolo abbiamo trovato qual è la via più semplice? Quella di sbagliare. E quindi si collega molto a questo aspetto. Ma tra l'altro la consapevolezza di saper creare mancanza di luce, cioè di saper creare dei danni, è collegata poi alla paura del lato oscuro. Ognuno di noi ha un lato oscuro, ma che tende spesso a rifiutare, quando invece sono io che creo la mia luce e la mia oscurità. Anzi, è diverso, io sono formata da luce e tenebra, dipende semplicemente la modalità con cui utilizzo la luce e la tenebra, perché entrambe sono fondamentali nella mia vita, perché c'è un momento in cui ho necessità di avere paura, faccio spesso l'esempio, mi trovo il leone di fronte, quindi è importante che io abbia paura per sfuggire al leone, e quindi esce il mio lato oscuro, il mio lato di paura. Questo però non ha senso nella vita di tutti i giorni, quando si ha paura, per esempio, anche solo di dire la propria opinione. Un'altra paura è quella delle altre entità, che è la paura di tutto ciò che sta al di fuori dal mio paradigma, cioè da ciò che comprendo, dalla dimensione della mia conoscenza. Ma un'altra paura è anche quella di non trovare la strada giusta, e infatti si ricerca sempre qualcuno che quella strada l'ha già fatta in maniera da non sbagliare. Guarda caso arriviamo sempre lì. Non devo sbagliare. E poi abbiamo una grandissima paura, che è quella della malattia, tanto più che si tende a volte a portare anche all'estremo la situazione di salute. In realtà la salute non è solo mancanza di malattia, ma la salute è un equilibrio completo di corpo, mente e anima. E questo accade, la paura della malattia è perché non so chi sono io. Nel momento in cui scopro chi sono davvero, non ho più paura della malattia, perché so che la malattia è solo un'informazione che non ho colto prima e che quindi posso migliorare in questo momento. E infine la paura del futuro. Perché la paura del futuro? Perché il futuro è l'ignoto per eccellenza. Marco. Quest'ultima può veramente influenzare tanto la nostra vita, soprattutto nella percezione che si ha. Cioè, pensiamo a quanto è cambiata anche la percezione di pochi decenni fa, nel quale il futuro era visto come benevolo, come qualcosa che in continuo progresso, in continuo miglioramento, e proviamo a pensare come lo vediamo oggi, quanta differenza possa fare la percezione, perché poi il futuro noi non lo conosciamo. Quelli di prima non avevano la certezza che sarebbe stato migliore, noi non abbiamo la certezza che sarà peggiore. E quindi in un certo modo forse partecipiamo
con la nostra percezione già nel presente a costruire quello che poi ci aspetta in futuro, come succede per tutta la nostra vita. Un tempo si diceva: "Semina bene, raccoglierai i buoni frutti", o "Chi semina vento raccoglie tempesta". Quindi evidentemente ogni piccolo momento, ogni giorno, ogni mese della nostra vita poi contribuisce a creare un futuro e una prospettiva sia per noi che per quelli che ci circondano, quindi via via allargando la catena un po' per tutti. Quindi forse rievocando quello specchio che citavi all'inizio, se ognuno di noi facesse quello sforzo quotidiano di riflettere e riflettersi, che poi è quello che aiuta a fare lo specchio, probabilmente a ruota non è detto che per forza in un dato momento storico, per quanto brutto che sia, le cose debbano essere per forza viste con pessimismo e viceversa. Quindi, trovare una sorta di equilibrio che dà all'oggi l'importanza dell'oggi e che tenti di creare le basi per un domani migliore, invece che preoccuparsi o gioire di qualcosa che non si conosce ancora. Ma infatti noi vediamo spesso 2 caratteristiche: le persone che vivono o nel passato o nel futuro, dimenticandosi sempre il tempo presente, cioè dimenticandosi sempre che è nel frattempo che accade la vita e quindi rimangono o indietro o sono proiettati avanti, ma sempre sbilanciati. Cioè chi vive nel passato vive nella depressione e quindi ha paura di ciò che accade qui e ora. Allora preferisco rimanere nei ricordi, nei rammenti, a quei tempi quando le cose erano. Marco, se ti ricordi, anche ricordo in una trasmissione di Stampa e Omissis, avevamo fatto proprio questo, questo esempio che dicevamo la gente vuole tornare a com'era prima del Covid. In realtà noi dobbiamo andare avanti, non dobbiamo ritornare indietro. Quindi creare qualcosa di nuovo. Quando lo crei questo? Nel presente, non lo crei, non l'hai creato nel passato, non lo creerai nel futuro, lo puoi fare solo esclusivamente adesso. E quindi è la paura di vivere chi sei tu in questo momento. Mentre chi è nel futuro è costantemente in ansia perché ho paura di sbagliare, ho paura di non farcela e se non ho abbastanza tempo e quindi ci sono sempre queste due dicotomie. Se tu Che vivi il poi presente, sì, prego. Che poi Serena, se ci pensi, basterebbe affrontarla da un punto meramente logico e banalmente la cosa più giusta sarebbe anche quella più semplice, mentre lo sforzo che si fa è quello più impensabile, perché appunto come dicevi, quelli quanti appunto conosciamo che vivono eternamente nel passato e che quindi continuano a sforzare la mente su qualcosa che poi sostanzialmente non esiste più. È stata, ma non esiste più. E quanti invece sentiamo sciolinarci e declinarci progetti futuri per i prossimi 30, 40, 50 anni e poi fan fatica a capire cosa devono fare la mattina per il pomeriggio. Quindi queste certezze granitiche verso ciò che non esiste più e ciò che è assolutamente ignoto e soggetto a 1.000.000 di variabili, quindi tutti gli sforzi più sovraumani possibili, tranne la cosa più ovvia e semplice del presente che si sta vivendo. Cioè anche da un punto di vista logico si spiega che non è logico, quindi ci deve essere un meccanismo che interviene. Quando non c'è la logica interviene sempre altro. Ma in effetti poi adesso dirò una frase che sicuramente anche tutti i nostri ascoltatori o quasi avranno sentito ancora e che è: il presente si chiama presente perché è un regalo. E solo che noi continuiamo a rifiutare il regalo. E quindi rifiutando il regalo, rifiutiamo ciò che è in questo momento. Se noi invece viviamo il momento presente
certo avendo un obiettivo nel divenire, perché questo è importante, non è che noi non dobbiamo avere degli obiettivi, però è nel presente che lo costruiamo. Quindi ciò che io faccio adesso crea le basi per quello che sarà un istante fra un istante, e poi quello che faccio fra un istante creerà le basi per l'istante successivo. Questo è il crearsi il proprio divenire. Ma per fare questo io mi devo staccare anche da ciò che è stato il passato, perché se vogliamo evolvere dobbiamo modificarci. In realtà noi parliamo di evoluzione, ma non vogliamo staccarci dallo stato che, come dice la parola, è qualcosa di fermo, di qualcosa che non può essere evolutivo, perché è stato, intanto in passato, quindi è stato, ok? Quindi è qualcosa di che è già definito, ma se è definito, allora fa parte del prima, non può fare parte dell'adesso che lo stiamo costruendo o del divenire che non è di certo qualcosa di statico. L'evoluzione è dinamicità e noi ci modifichiamo istante per istante. Se vogliamo essere stato, cioè fermi, immobili, beh, non evolviamo di certo, ma quindi non ci creiamo neanche un futuro. Perché anche se gli istanti passano, noi comunque siamo sempre fermi nel passato. E questo Infatti crea tante quante paure. volte sentiamo, Serena, passano gli anni, passa eppure non cambia mai niente, sono sempre sfortunato, sono sempre tutti ce l'hanno con me, cioè, evidentemente son passati gli anni, ma non è cambiato niente, cioè, fatti una domanda e datti una risposta, se ci sarà un Diceva motivo. qualcuno. Eh. Ma infatti solo che la domanda deve essere una domanda costruttiva, e quindi come posso fare per uscire da questa situazione? E non la classica domanda perché sempre a me. Sì, sì, a sostituire il per colpa di chi, col perché mi Esatto. succede questa roba qui, magari trovo le cause, analizzo il problema, trovo le cause, trovo anche la soluzione. Non Che è è un po' detto che quello ci si che riesca, ma almeno provarci. ma è il tentativo di portare avanti le cose che le modifica, indipendentemente poi dal risultato reale finale, ma tu ti sei mosso e quindi non sei più nello stato di prima, hai una conoscenza nuova. Infatti prima abbiamo detto, Marco, se ti ricordi, che una delle paure è proprio quella di prendersi le proprie responsabilità. Sì, sì, Perché? anche Perché se io mi prendo responsabilità, magari sbaglio e io non posso esatto, permettermi di sbagliare, che, come abbiamo scritto nel titolo, è la cosa più facile da fare. È più facile sbagliare che fare la cosa giusta. errare umano è. Però errare è una parola molto affascinante, perché intanto errare è ciò che significa la parola pianeta. Pianeta in quanto tale significa errante e quindi noi che siamo sul pianeta Terra siamo qui per errare. Errare in due sensi. Uno, trovare la risposta alle famose domande: chi sono, da dove vengo e dove vado, che sono sempre state le tre domande principali che un essere umano si è posto. Ma errare anche nel senso di sbagliare. Perché? Perché è sbagliando che io imparo, è sbagliando che io scopro. Non è quando mi danno le soluzioni gli altri, perché così non evolvo, non scopro niente, non succede niente nella mia vita e quindi passano gli anni e non cambia nulla. Quello che dicevi tu poco fa. Esatto. Che poi basta guardare i bambini, è il meccanismo innato che usano i bambini per imparare. Tanto sbagliano, tanto cadono, tanto pronunciano male una parola, fino a quando poi effettivamente, a furia di sbagliare, imparano. Esatto, E allo esatto. stesso tempo penso che ognuno di noi
le lezioni e gli insegnamenti più importanti, più profondi e che ha capito meglio sono proprio quelli, come si diceva un tempo, dove uno c'ha sbattuto il muso, perché e quello te lo ricordi, cioè quando prendi una musata te la ricordi bene, quindi quando poi in senza trasformarlo in un trauma o robe simili, quando poi in un futuro ti risuccede di andare col naso vicino una porta, ti scatta l'allert, ti ricordi che la volta prima hai preso una musata e ci stai un po' più attento. Ma perché succede questo? Perché, per esempio, perché il bambino cresce senza imparare? Perché si continua a dire non fare quello perché sbagli, non fare quello perché sbagli, ma il bambino non capisce cos'è lo sbaglio. È un po' come un bambino piccolo che si avvicina alla stufa accesa. Mi è E tu venuta una battuta, Serena. È un vai? po' come quando le mamme ci dicevano sempre di mettere tutto a posto e di pulire, perché magari arrivava perché magari veniva qualcuno. Nessuno ha mai capito chi fosse quel qualcuno, eppure abbiamo passato tutta la vita col panico e col terrore che arrivasse quel qualcuno. Esatto, ti creava paura perché chissà cosa mi dirà sto qualcuno, no, se trova disordine o sporco. Quando in realtà metti a posto e pulisci perché impari cosa significa la differenza tra il disordine e l'ordine. Questo è assolutamente e quindi noi viviamo costantemente in questa dicotomia. Allora, tornando all'esempio che stavo facendo, no, per C'è quanto gente che riguarda i quando suona il bambini. campanello ancora ha brividi dietro la schiena perché pensa che è arrivato qualcuno. Ho la casa in ordine? È pulita? Allora, per concludere, quindi, insomma, volevo fare questo esempio molto importante perché ci fa capire. Quando diciamo al bambino non avvicinarti alla stufa perché ti scotti, il bambino non sa cosa vuol dire scottarsi. Allora, in realtà noi non dovremmo impedire ai bambini di andare vicino alla stufa, no, di scottarsi, di andare vicino alla stufa. Ma cosa dovremmo fare? Aiutarli a capire cosa significa scottarsi. E allora cosa dovrei fare? Prendere la mano del bambino e farglielo capire, cioè avvicinargli la mano un po' alla volta alla stufa, che poi sente lui il momento in cui togliere la mano. Ok? Quindi lui non si scotterà, ma capirà cosa significa. E invece noi continuiamo a dire non andare lì, non fare questo. Ma il bambino non riesce a capire il perché. Il bambino ha bisogno di sperimentare, è lo stesso noi adulti. Se noi non sperimentiamo, non usciremo mai dalle nostre paure, perché continueremo a credere a ciò a credere alle paure degli altri. Ecco, questo è importante, facendo le nostre. Anche perché Marco, poi chi ha avuto un bambino, Serena, o ne abbia visto anche uno per sbaglio, sa che il miglior modo per fargli fare una cosa è e dir dirgli: "Non fare quella cosa". Ecco, da quel momento è come se tu gli avessi ordinato di fare quella cosa, che è un po' quella trasgressione che forse quella sana trasgressione che tanto manca oggi proprio forse per paura, non lo so, io soprattutto da adesso uno mi vede molto pacato, molto tranquillo, ma, da adolescente soprattutto e questo mi manca vederlo negli adolescenti di oggi, la maggior parte ovviamente, poi non si può mai generalizzare, che sono in realtà molto meglio da un certo punto di vista di quello che potevo essere io adolescente, perché sono molto più disciplinati, molto più meno, buzzurri come si suol dire in termine proprio esatto, però forse troppo e certe stupidaggini, certe anche solo l'infrangere una regola, certe trasgressioni, cioè ce li si può permettere a una certa età. Quello che uno si può permettere di fare a 12 anni, con magari l'unica conseguenza di una lavata di capo, uno sberlone o esser definito un cretino,
e non lo puoi più fare a 30 perché ti mettono in galera. Cioè, anche solo la o comunque ti reputano veramente uno scarto della società a quel punto, se ti comporti come uno di 12 anni. E non penso che sia un caso che nella società odierna siano sempre più presenti i cosiddetti Peter Pan, quindi gli eterni bambini, forse perché talmente eterni che non lo son mai stati. Quindi non avendo fatto quelle tante esperienze anche brutte, anche "sbagliate" tra virgolette, che si devono però fare, in tutto il percorso, ogni età ha il suo momento. Vedere un bambino che barcolla mentre cammina quando sta imparando a camminare ha un senso. Vedere uno a 20 anni che barcolla può essere solo ubriaco, quindi tutto ha un suo step nel quale è quello il momento in cui va fatto. E non lo so, a me piacerebbe vedere, sarebbe meno perfetto magari come mondo, ma mi piacerebbe vedere più trasgressione, più questa voglia di infrangere quella regola, come quando ti dicono: "È impossibile fare questa cosa", ecco, non c'è cosa peggiore che uno possa fare con me. Cioè, il momento che mi dice: "Non si può fare questa cosa, non è impossibile fare questa cosa", io mi ci perdo il cervello fino a che non la riesco a fare, cioè, La e diventa famosa una sfida. disobbedienza civile, cioè Eh civile in sì, che senso? Nel senso che sviluppo il libero arbitrio. Ecco cos'è questa disobbedienza civile. Marco, io direi che ci possiamo fermare qua per stasera. Ovviamente invitiamo i nostri amici a scriverci nei commenti se magari vogliono che approfondiamo altri aspetti relativi alla paura e diciamo perché ovviamente trattiamo questo argomento Il cittadino sovrano, perché il cittadino sovrano è colui che non ha più paura perché indotto da qualcosa di ignoto o perché condizionato da qualcuno che gli ha detto qualcosa, ma il cittadino sovrano è colui che non ha più paura perché sperimenta da sé. A te Marco, per concludere. mando un grande abbraccio a tutti, state più tranquilli, infrangete più regole, all'età giusta però, E fatelo con infrangete nella parsimonia. maniera giusta, mi raccomando, che Esa poi dicono Marco che se no inciti alla violenza. No, no, anche quella ci vuole a una certa età, cioè bisogna menar le mani, ma a una certa età. Una baruffa fra ragazzini è bellissima. Io le mie migliori amicizie le ho sviluppate subito dopo una bella baruffa, quindi ci stanno anche quelle. È più brutto quando si vede una a 30, 40 anni che s'azzuffano, lì come ne vediamo spesso in TV. Quindi fate quello che dovete nel momento in cui dovete. Ottimo. Allora, amici, ovviamente vi invitiamo a condividere questo video se vi è piaciuto, e a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre informati su tutti quelli che sono i nostri eventi poi futuri. Tra Grazie l'altro a Serena, sì. c'eravam dimenticati più volte di dire questa cosa, se potete aiutateci proprio perché appunto cliccando sulla campanellina teoricamente dovrebbero arrivare le notifiche ogni volta che partono i video, ahimè per motivi a noi ignoti questo meccanismo sul nostro canale casualmente tende a non funzionare e quindi aiutateci anche voi nel limite del possibile, soprattutto con le condivisioni che sono la parte fondamentale. Esatto, perché appunto non arrivano le notifiche. Grazie davvero a tutti quanti, auguriamo una buona serata e alla prossima Il cittadino sovrano. Ciao a tutti e Marco, sigla.